Engagement, click-through rate, copertura e chi ne ha più ne metta. Se anche tu non hai ben chiaro come leggere i risultati delle tue strategie sui social media, allora sei nel posto giusto. Vediamo quindi quali metriche devi guardare e come tradurle in spunti pratici di miglioramento. Poche attività generano panico, come il fatto di doversi fermare, raccogliere i dati e analizzare i risultati delle proprie strategie social. Te lo dico per esperienza, perché quando lavoriamo con aziende o agenzie marketing, questo momento in cui bisogna tirare le fila è davvero qualcosa che sembra essere molto complesso. Il motivo è che con tutte le metriche che si sentono nominare è molto difficile riuscire a capire e a risolvere la cosiddetta domanda da $1.000.000, ovvero cosa sto ottenendo davvero? Per rispondere a questa domanda devi innanzitutto capire che studiare i dati dei social una volta ogni tanto non è assolutamente l'approccio corretto. Un po' come quando si va dal medico, si va una volta all'anno per fare un check-up generale. Ammettilo, hai sempre un po' l'ansia di ricevere qualche brutta notizia. Sarebbe molto meglio invece eseguire delle visite periodiche, avere un tracciamento costante del nostro stato di salute. E lo stesso vale per i tuoi social. I risultati infatti vanno monitorati giorno dopo giorno proprio per individuare eventuali problemi e riuscire a intervenire per correggerli in tempo reale. L'esempio del medico è perfetto, perché anche in quel caso, per capire il tuo stato di salute, il dottore deve guardare dei dati, facendoti appunto delle analisi. Non basterebbe prescriverti una medicina solo tramite un brainstorming o per istinto, oppure chiederti unicamente quanto sei alto o quanto pesi. Lo stesso vale per le strategie sui social media. Per capire come stai andando e che cosa migliorare, non ti basta sapere la metrica più famosa di tutte, ovvero il numero di fan o di follower. Proprio così, anzi in gergo è definita addirittura come una vanity metric, cioè una metrica che ti aiuta un po' a gonfiare l'ego se ad esempio hai tanti seguaci o al contrario farti disperare se ne hai pochi, ma che in realtà non descrive per nulla i risultati che stai realmente ottenendo e soprattutto non ti dice la direzione in cui stai andando. Infatti potresti avere tantissimi follower ma per nulla interessati, oppure pochi ma molto interessati. Ma soprattutto ricordati che gli stipendi non si pagano con i follower ma con risultati concreti. Quindi vediamo insieme quali sono le metriche più importanti su cui focalizzarci non solo per analizzare i risultati ottenuti ma soprattutto per migliorarli. La prima metrica è la copertura, o detta reach in inglese. È ancora più importante del numero di fan o follower, perché ti permette di capire il numero totale di persone che hanno visto i tuoi contenuti. Quindi ti dà l'idea del tuo pubblico totale, delle persone che riesci a raggiungere ogni anno, mese o giorno con la tua comunicazione. Attenzione a non confonderti con le impression, che sono invece il numero di volte totali in cui il contenuto è stato visualizzato. Sono quindi sempre più elevate della reach, perché lo stesso utente può aver visto il contenuto più volte. In ogni caso, la reach ti permette di capire se stai avendo il giusto impatto, oppure se, in caso non sia sufficiente, invece dovresti scegliere piuttosto un altro canale, oppure aumentare gli investimenti in advertising, oppure amplificare la tua visibilità con partnership o collaborazioni con influencer. La seconda metrica che devi costantemente monitorare sono le interazioni, o in inglese l'engagement, ovvero il numero totale di like, di condivisioni, di commenti che ogni tuo contenuto riesce a ottenere. Quindi se la reach ti dice l'impatto numerico, l'engagement invece ti dice la qualità dei tuoi risultati. Però calcolare solo la somma delle interazioni non è sufficiente. Infatti dovrai considerare il cosiddetto engagement rate, cioè il tasso di interazione, dividendo il numero totale di interazioni per il numero di fan o per la reach. In questo modo avrai una percentuale che ti permette proprio di capire l'interesse reale che i tuoi contenuti riescono a generare, ovvero quante persone cliccano ad esempio rispetto a quante potrebbero farlo in totale. Normalizzando la metrica in questo modo è possibile infatti comparare i risultati di account assolutamente diversi tra di loro. Quindi in generale puoi trovare delle tabelle che indicano i tassi medi di engagement per ogni social, che variano ovviamente in base anche al settore. Restiamo in tema interazioni. Un'altra metrica chiave sono le visualizzazioni e la durata di visualizzazione di un contenuto video. Anche in questo caso probabilmente ti starai chiedendo: ma perché non posso guardare solo il numero di view? Beh, perché le view sono un'altra vanity metric. Potresti avere moltissime visualizzazioni, ma magari la durata delle visualizzazioni è minore a 10 secondi. Quindi significa che l'intro non è abbastanza accattivante e non fa continuare i tuoi utenti, non li spinge a guardare il video. Oppure potresti aver raggiunto il
target sbagliato che chiude subito il video. Analizzando l'andamento delle visualizzazioni del video, puoi quindi capire in che momento le persone si staccano e rendere molto più interessante sia la struttura che l'introduzione del tuo video. Passiamo quindi a un'altra metrica molto importante per capire i risultati che stai ottenendo, ovvero il CTR o click-through rate. Quando ad esempio un tuo post include dei link al tuo blog, al tuo sito, alla scheda di un prodotto che vuoi far acquistare, il CTR indica il rapporto che c'è tra il numero di persone che hanno cliccato su quel contenuto e il numero di persone che in totale l'hanno visualizzato. Quindi se il CTR è basso e le persone non cliccano come vorresti, a quel punto devi analizzare i contenuti e rispondere a questa domanda: perché il mio cliente target dovrebbe essere interessato a cliccare questo contenuto? Attenzione, non confondere il CTR con il conversion rate. Se il CTR indica quante persone hanno cliccato su un link, il conversion rate indica invece quante persone, dopo aver cliccato, hanno compiuto anche l'azione che vorresti facessero, come ad esempio comprare un prodotto, scaricare un ebook, oppure iscriversi alla tua newsletter e così via. Come potrai immaginare, è una delle metriche più rilevanti di tutte, perché ti permette di capire se i tuoi sforzi, le tue strategie si stanno traducendo in risultati economici o meno. Infine, ma non assolutamente per importanza, ecco la regina di tutte le metriche, ovvero il tasso di crescita, in inglese il growth rate, che indica quanto sono cresciute tutte le metriche che abbiamo visto finora. Come diciamo noi sempre alla Central Marketing Intelligence, quasi sempre i trend sono più importanti dei valori assoluti. A proposito, non perderti il nostro video tutorial di Google Trends. Infatti devi guardare il numero dei fan, la reach, l'engagement, le conversioni dal punto di vista proprio dell'andamento nel tempo. Solo così infatti potrai capire se ti stai muovendo nella giusta direzione o se addirittura le azioni che stai compiendo possono peggiorare i tuoi risultati. Bene, ora che abbiamo visto tutte queste metriche, probabilmente ti starai chiedendo: come faccio a trovarle? Tranne il conversion rate, che devi calcolare partendo dalle tue vendite o dai dati del tuo analytics del tuo sito, tutte le altre metriche le trovi nei pannelli Analytics dei diversi account social, almeno per quanto riguarda i dati più recenti. Un'alternativa è usare dei software specifici, detti appunto di Social Analytics, che mantengono i dati nel tempo e che ti permettono di comparare più social nello stesso report. In ogni caso, ricordati di guardarle. Se ti è piaciuto questo video e anche tu vuoi avere un approccio data driven per analizzare i tuoi risultati di marketing e di business in generale, allora seguici sui nostri social, iscriviti al nostro canale YouTube e ricorda: Think Big Data.